Ciao a tutti amici, eccoci con il nostro nuovo video sul canale. In questo caso realizziamo un figurino in scala 1:35 che andrà ad accompagnare un diorama del mio amico Stefano, alias Bob73. Un figurino che avete già visto in quanto ho realizzato il passo passo della fondina. Vediamo un attimino come procedere. Per prima cosa apriamo un foro sul piede del nostro figurino per inserirvi un perno che ci permetta di ancorare il meglio possibile il figurino alla base. Ok, ecco il perno che viene incollato con della ciana acrilica. Questo ci permette, oltre che di avere un supporto per la base, allo stesso tempo ci permette di avere anche un supporto per la pittura. Procediamo ora, come di mio consueto, con la pittura ad acrilico. Per quanto riguarda la pittura ad acrilico, parte tutto, almeno stando al mio modus operandi, dalla nero acrilico. Per quanto riguarda questo figurino che abbiamo deciso con Stefano di realizzare in una tutona nera con una mantellina viola, sono partito appunto dalla tuta, che non è altro che una tuta nera realizzata non con nero puro, che sarà utilizzato solamente ed esclusivamente per le pieghe, ma una miscela di marrone e nero che serviranno da base per la nostra divisa. Ecco qui, questa divisa poi andrà schiarita. Per la mantellina viola abbiamo utilizzato il colore della My Mary, un viola appunto, che stiamo in questo passaggio stendendo. Per avere un'adesione più coprente e allo stesso tempo piuttosto leggera dovete utilizzare un colore piuttosto diluito, dando più passate. Bene, ora dobbiamo ovviamente schiarire un po' questo viola che ci pare ancora troppo scuro. Come fare? Viola mischiato con del blu Luftwaffe, ovvero il colore che viene utilizzato per le divise dell'aviazione tedesca, appunto, della seconda guerra mondiale. Ecco qui, stiamo mischiando il colore sempre sulla nostra palette, che ovviamente, come avete visto anche nei video precedenti, è uno strumento, diciamo, necessario, anche per, appunto, come sto facendo in questo caso, andare a riprendere, modulare e schiarire o scurire i vari colori. Infatti, oltre al viola, come vedete, sto utilizzando il blu Luftwaffe che vi dicevo, il bianco e il rosa, lo skin tone, che ci permettono quindi di avere una gradazione di colore dal più scuro al più chiaro. Ecco qui come stiamo procedendo. Il passaggio successivo che sto realizzando in questo frangente non è altro che il mettere in evidenza tutti i particolari della spallina. Come fare? Io mi trovo bene con un lavaggio nero sempre ad acrilico, passato ovviamente nelle parti più profonde, quindi, o dove c'è necessità di distaccare, per esempio in questo caso la spallina dalla mantellina, quella che noi chiamiamo mantellina. Qui andiamo a profilare un pochino, come dicevamo prima, con luci e ombre, e poi andiamo a interessarci come fare i particolari, quali per esempio la cinta, sempre con il viola. Dopo un confronto con Stefano abbiamo deciso di agire con il viola, come stiamo facendo, sempre con viola acrilico schiarito poi con i colori che abbiamo visto in precedenza. In questo caso ho inserito anche un breve passaggio per la fondina, che voi potete comunque vedere nel video che ho già realizzato.
Ora passiamo alla realizzazione del volto. Cercherò in altri video di mostrarvi al meglio come realizzare il volto. In questo caso devo essere sincero, non sono riuscito con la macchinetta a riprendere il volto, anche in questo caso piuttosto piccolo. Comunque partiamo sempre da una base color carnicino, quindi chiara, che andiamo poi a scurire sia con del marrone scuro, del rosso e allo stesso tempo a schiarire con del rosa e, per le massime luci, del bianco. Ovviamente utilizzando sempre la palette ci consente in questo caso di avere dei colori da poter modulare e da poter quindi essere lavorati. Addirittura in questo caso mi sono aiutato, oltre che con gli acrilici Vallejo, o meglio i taleri, con l'arancione della ditta Game Workshop. Vedrete che questo colore sarà fondamentale per il figurino che accompagnerà questo figurino che sto facendo nel diorama di Stefano. Scusate se avete sentito il telefono, ma insomma lo abbiamo qua vicino. I problemi della connessione moderna. Ok, procediamo quindi con i passaggi che vi dicevo e vedete che sulle mani è già stato fatto, e procedete con molta calma e tranquillità in questo passaggio, che forse è il passaggio principale perché ci permette di delineare il viso, di delineare quindi l'espressione e dare una fisionomia al nostro soldatino, nostro figurino. Procediamo tranquillamente in questo modo. Seguirà sicuramente un work in progress più mirato sulle teste dei nostri soldatini. Le vedremo poi in un altro video. Nel frattempo qui vi faccio vedere come su questo figurino ho voluto realizzare dei capelli bianchi. Si tratta di un figurino fantasy. Mi sono sentito libero di agire in questo modo. Ora vediamo un attimo la realizzazione delle scarpe. Anche in questo caso, come era successo per la fondina, per le scarpe utilizziamo un color cuoio, utilizzando sempre la palette, utilizzando sempre l'acqua come diluente, utilizzando sempre i colori acrilici. Andiamo a mischiare e a creare la nostra base, che sarà cuoio e marrone, che poi andrà schiarita con dell'ocra, del giallo mimetico, utilizzando come dicitura i colori, riferimento al colore acrilico, e una puntina, se volete, di bianco, soprattutto nelle parti più ovviamente esposte, dove ovviamente l'usura è anche maggiore. Bene, stiamo procedendo verso la fine di questo figurino. Essendo un figurino ha bisogno di essere sporcato, perché ovviamente andrà inserito all'interno di una base. Come facciamo? Utilizziamo le polveri MIG. Come? In questo caso ho inumidito la superficie inferiore del figurino con dell'acqua e con la polvere presa con un pennello non ho fatto altro che cospargere la parte con la polvere stessa. Per evitare di avere accumuli troppo pesanti e irreali, ho agito con questa spugnetta per rimuovere l'eccesso. Oltre ciò potete aiutarvi ovviamente anche con un pennello imbevuto di acqua, in quanto il pigmento ovviamente in questo passaggio sarà ancora lavorabile e potete rimuoverlo senza alcuna difficoltà. Io direi che vi posso lasciare con le ultime immagini del video. Non faccio altro che riportare qui sotto nella descrizione anche la realizzazione della fondina, e spero che il video possa essere stato utile, e se avete dubbi o volete un video più particolare scrivetemi nei commenti tranquillamente, sarò contento di rispondervi. E cosa dirvi? Grazie di aver visto questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e vedrete a breve il lavoro che stiamo portando avanti a quattro mani io e Stefano. Visionate anche il suo canale, che vado a linkare nella parte bassa del video, e innanzitutto
o meglio, mi piace concludere con uno slogan: buon modellismo a tutti, provate, modellate e divertitevi, perché il bello di questo mondo è anche e soprattutto il divertimento. Grazie e al prossimo video.